Finisce qui. Inter batte Torino. Torino 0, Inter 2. Firmano Zalewski nel primo tempo, Aslani nel secondo. L'Inter vince e mette pressione al Napoli in attesa di sapere che cosa accadrà tra Napoli e Genoa. Simo, l'Inter ha fatto il proprio dovere. Lo ha fatto in una partita stranissima in cui è successo un pochino di tutto, perché dopo 50 secondi c'è un malore di un tifoso e quindi la partita viene sospesa. Poi si riparte, segna Zalewski un grande gol e parleremo di Zalewski perché è stata la vera chiave della vittoria dell'Inter in questa partita, nonostante qualche discussione nel pre-partita per aver scelto di schierare Zalewski in questa posizione inedita, almeno per quello che ha fatto all'Inter. Un diluvio universale porta alla sospensione della gara, prolungato il timore che la partita potesse essere sospesa. Alla fine si gioca, l'Inter raddoppia all'inizio del secondo tempo, rischia di subire gol, ma rischia anche e soprattutto di segnarne più di due, molti più di due. E alla fine Josep Martinez chiude con il sesto clean sheet nelle sue 10 partite da titolare tra i pali dell'Inter. È stata un Inter molto sperimentale, con tanti cambi, 9 giocatori sostituiti rispetto alla gara contro il Barcellona. È un Inter che si sta prendendo il saluto e l'applauso di tutto il pubblico nerazzurro presente a Torino, dove il nostro inviato Federico ci raccontava di probabilmente quasi una quota di interisti superiore a quella dei giocatori ai tifosi del Torino, quasi, ecco, ovviamente non proprio così, ma quasi. Era una partita che ci avvicinavamo, Simo, con un umore molto particolare, perché le energie spese da tutti i giocatori e da tutti noi per la gara contro il Barcellona sono state tante, e quindi oggi arrivavi a questa gara un pochino svuotato, soprattutto con il campionato che secondo molti è un appendice che serve solo a preparare al meglio la finale col Paris Saint-Germain di Monaco di Baviera del 31 maggio. Per tutti, non per Inzaghi, perché le scelte che fa Inzaghi sono quelle di un allenatore che chiaramente, ed è giusto così secondo me, bisogna onorare il campionato e tenerlo aperto, almeno fare il nostro dovere fino a che l'aritmetica non dirà che lo scudetto è ufficialmente del Napoli. Lo vediamo nella scelta di non mettere Primavera. Tanti tifosi in chat ci dicevano: perché non far giocare Berenbrook, perché non mettere di Primavera? Inzaghi preferisce Zalewski, che potrebbe essere anche qualcosa di tattico che dovremo tenere con molta osservazione anche per le prossime gare e per il prossimo futuro. E anche nelle sostituzioni mette in campo i titolari, sostanzialmente cambiando quelli che sono stati ammoniti. Dunque è un Inter che vuole tenere il campionato aperto e giustamente non vuole far staccare la spina ai suoi protagonisti in vista della gara del 31 maggio. Siamo al momento pari con il Napoli, che chiaramente vincerà in maniera molto agevole sul Genoa e non avrà troppi problemi ad andare di nuovo a +3, immagino. Comodissimi, no, a parte questo che vedremo. Allora, è normale che il primo pensiero comunque sia la finale, però ci sono giocatori che vanno preservati e altri giocatori per i quali si devono sfruttare queste ultime partite per cercare di portarli alla miglior condizione in vista del 31. Quindi ci sono alcuni giocatori come Lautaro, per esempio, che probabilmente giocheranno forse giusto l'ultima e nemmeno tutta, immagino. Altri giocatori che invece probabilmente hanno un po' bisogno di ritrovare dei minuti e dello spazio. Secondo me è vero che ha giocato partite impegnative e dispendiose, però per esempio Dumfries, essendo stato fuori da un po' prima della doppia sfida col Barça, magari qualche minuto glielo si vuole ancora dare, altrimenti oggi non mi spiego il fatto che si rischi un giocatore del genere col campo pesante, con la pioggia, sapendo anche il tipo di impatto che ha nella nostra squadra. Quindi secondo me c'è anche quello. Poi c'è anche il discorso degli ammoniti, perché non a caso escono i 2 ammoniti, non so se sia ancora prioritario. Però comunque anche dalle riserve oggi ho visto fare una partita diligente, seria. Io credo che il campionato ovviamente sia molto poco probabile poter rientrare, però finché c'è la matematica, essendoci ora gare una volta a settimana, è giusto onorarlo. Cioè, poi non sai mai cosa può succedere. Se sciaguratamente lo ignori e poi il Napoli non le vince tutte, hai il doppio rammarico. Quindi con scelte ragionate, senza forzare tutti i titolari, però è giusto mantenere l'ambizione di provarci fino in fondo. Le riserve hanno fatto una partita seria,
anche delle buone risposte da alcuni dei più osservati come Zalewski su tutti, ma per me anche i vari Taremi e Correa alla fine nel secondo tempo hanno fatto vedere delle cose, e vittoria comunque su un campo che storicamente non è facilissimo per noi. No. Poi adesso arrivo in un momento della stagione particolare, però storicamente a Torino non è che andiamo a passeggiare, a parte qualche raro caso. No, anzi, tutt'altro. Sempre partite molto toste contro il Torino, che aveva ancora questo obiettivo del 10° posto, e un finale però abbastanza grigio, senza grandi sussulti da questa squadra che aveva recuperato quasi tutti i migliori giocatori, e quindi poteva assolutamente essere un ostacolo importante. E per il Torino è la prima sconfitta nel 2025 in casa, quindi Esatto. evidentemente davanti al loro pubblico qualcosa in più riescono a mettere. È un Inter che però, dicevo, poi ne parleremo anche nella nostra analisi del giorno dopo. Se andiamo a vedere gli expected goal, adesso non ho ancora il dato sotto mano, ma questa è la partita in cui gli expected goal sono abbastanza falsati, perché l'Inter ha avuto soprattutto nel primo tempo diverse occasioni in cui è stato sbagliato proprio la scelta nel finale, anche se poi gli expected goal dicono 2.36 Inter contro 1.18 Torino, quindi l'Inter ha ampiamente meritato questa vittoria. Tra poco leggo le super chat, che ce ne sono diverse, però Simo ti volevo chiedere, visto che hai aperto il tema singoli, Zalewski è stato votato migliore in campo, io sono d'accordo, è stato veramente la chiave che ha fatto vincere questa partita secondo me. Sì, anche simbolicamente, appunto, perché era la novità, in un ruolo non suo, si inventa un gol veramente tanto bello, se lo merita. È un peccato che il campionato stia per finire, perché meriterebbe di avere qualche altra occasione per farsi vedere in quella posizione. Magari lo farà proprio nelle ultime 2 che restano. Però, mi ha fatto una bella impressione, devo dire. Io mi sono fatto un'idea che poi domani approfondirò nel nostro contenuto del 5 cose che forse non hai visto. Vi voglio portare delle curiosità, mi devo studiare la mia piattaforma che utilizzo per i dati con più calma, poi a freddo. Però la prima impressione che ho avuto è di un Zalewski che che mi ha fatto vedere la prestazione più convincente dal punto di vista del gioco, appunto in questo ruolo di mezzala, che poi mezzala non è stata, nel senso che poi si è aggiunto agli attaccanti, come diceva Simone Inzaghi, e noi diciamo proprio poco prima che segnasse Zalewski, il Torino sta avendo difficoltà a leggere il movimento di Zalewski, che è inaspettato, e a leggere i nostri giocatori sui mezzi spazi, e da lì Zalewski riceve e segna quel gran gol a cui non siamo più abituati a vedere, questo stop e tiro da fuori area a giro veramente molto bello. E paradossalmente, ecco, da mezzala aveva fatto vedere delle buone cose, mi sembrava però un pochino, non dico inconcludente, però un pochino più fumo che arrosto giocando in fascia, giocando forse più in mezzo, mi diventa, con quelle sue caratteristiche tecniche, forse mi diventa un qualcosa di più interessante da analizzare. È chiaro che poi dovremo rivederlo anche contro altri avversari più sul pezzo, però lo vedremo. Nel frattempo una prima sicuramente differenza che questo ha portato è vedere Zielinski con Aslani più da doppio play quasi, giocare insieme lì, cosa che secondo me per esempio ha aiutato Aslani, ed è quello che dicevamo spesso del voler vedere Aslani magari anche come viene impiegato nell'Albania con accanto un altro centrocampista. Quindi delle cose secondo me si sono viste. Meuri dice giustamente, Zalewski ha fatto la famosa imprevedibilità che Inzaghi chiedeva ad inizio anno con Gudmundsson per esempio. Non solo quello, secondo me il fatto che si sia visto in maniera, permettimi questa parola, un po' più sensata oggi, è perché spesso quando Zalewski ha giocato in fascia, almeno da noi, faceva un po' quello, e anche noi ci aspettavamo il Buchanan bis, cioè entri, devi solo dribblare. Noi siamo talmente disabituati a vedere quello che dribbla, che da lui dribbling cross, giocando da mezzala, avendo anche, secondo me oggi gli sono stati dati dei compiti più precisi, movimenti, dove andarsi a posizionare quando eravamo con la palla, e quindi tutto ha assunto un senso diverso. Poi lui è un giocatore che a livello tecnico non gli puoi dire nulla, cioè sa giocare a calcio quel ragazzo. Sì. Quindi se riesci davvero ad adattarlo in quella posizione lì, dove magari gli manca comunque un po' di fisicità, però comunque ha il controllo palla, ha il dribbling nello stretto, secondo me ha anche un buon tiro, e non lo dico solo oggi, ma uno che ha qualità tecnica, ti può inventare anche delle conclusioni da fuori, ecco, allora una conferma potrebbe avere un senso diverso. Magari non è pronto ancora, perlomeno, per giocarti Inter-Barcellona, ma non serve che tutti i giocatori della rosa siano per forza prontissimi per giocare a Inter-Barcellona. Un giocatore di quell'età, a quella cifra, se lo riconverti in questo ruolo qui, comincia ad avere un senso che almeno a me personalmente piace di più rispetto al quinto, detto che poi pur giocando lì può trovare lo stesso lo spazio per andare in fascia, correre e fare quello che può fare a livello di gamba, diciamo.
E C, perché ci mettono al secondo posto? Grazie intanto per la super chat. Non lo so perché ci mettono al secondo posto, perché differenza reti siamo sopra, scontri diretti siamo lì, e poi tanto per il primo posto c'è lo spareggio, No, quindi infatti. non ho idea al momento. Devo rivedermi tutti i criteri poi di preciso, ma comunque eventualmente si va allo spareggio. Alessio, il 31 maggio ne faccio 30, me lo faranno sto regalo? Spero di sì, Alessio. Se posso contribuire in qualche modo a far sì che ti facciano questo regalo, sono il primo a partecipare alla colletta o a qualsiasi cosa sia. Franco, grazie di cuore Franco. Vittoria importante, Zaleschi futuribile, Aslani almeno dal dischetto affidabile. Su Aslani vi riportavo questo dato, è 10 su 10 dai dati Transfer Market dal punto di vista dei calci di rigore. Ha scavalcato Zielinski sui rigori praticamente. Corea sporca un po' i guanti di Savic. Ora speriamo nel messicano Johan Vasquez contro Lukaku e Raspadori. Forza ragazzi, grazie Franco davvero per il grande supporto. Prima di leggere un'altra super chat, Simo, dimmi un po' la tua sulle prestazioni degli altri. Erano sotto osservazione anche Correa Taremi alla prima insieme da titolari. Sì, nella ripresa l'Inter ha cambiato proprio modo di giocare, nel senso che si è messa in fase offensiva, ha generato solo delle ripartenze, dove però Correa, Dumfries, poi quando è entrato anche Barella, in qualche modo hanno creato delle buone occasioni. E io lì non li ho visti neanche malaccio. Taremi a un certo punto dicevo sta scaldando il piede, nel senso rovesciata, parata, rigore procurato. Poco dopo c'era un altro cross dove il difensore davanti gliela tocca appena, se no si era già coordinato per il tiro. Non ha fatto una cattiva partita, secondo me, ribadendo poi che è stata una gara dove i ritmi non sono stati altissimi, dove nel primo tempo per 35 minuti su 45 c'è stato il diluvio e quindi insomma, ha risentito anche quello. Non lo so, piccoli passettini avanti, non esagerati, però non malissimo. Ecco, nel primo tempo, per esempio, Taremi ha fatto molta più fatica, riceveva Sì. pochi palloni, dialogava molto meno. Nella ripresa già meglio, secondo me. Correa al finale ha fatto un grandissimo tiro che non era semplice tenere basso raso terra, e poi ha trovato un Milinkovic-Savic preciso. E ringrazio anche Pe, grazie mille Pe davvero, per 6 milioni di Zaleschi lo terrei, Taremi benissimo. Zaleschi secondo me, io lo ribadisco, lo voglio rivedere un po' a livello di pure caratteristiche, nel senso specializzato in un ruolo, non mi sembra un giocatore di grande livello, almeno per il momento, però può fare tante cose e giocatori così comunque ogni squadra deve avere dei giocatori così secondo me che possono fare più cose. Lo abbiamo visto, l'Inter ha avuto D'Ambrosio, poi Darmian. Zalewski può diventare per esempio un prossimo Darmian, eventualmente chiaramente con caratteristiche diverse, con cose diverse, ti può fare l'esterno, ti può fare la mezzala, ti può fare questo ruolo che abbiamo visto oggi, quindi quest'ottica potrebbe pesare ecco, nel riscatto eventuale di Zalewski, su cui diciamo rosichiamo un po' perché era in scadenza di contratto, però comunque è un investimento contenuto e su cui c'era anche la richiesta di Inzaghi ecco, di andarlo a prendere. Due temi, Simo, poi andiamo in chiusura di questa clip. Zalewski diventa il 19esimo giocatore di movimento ad andare in gol in questa stagione e quindi praticamente non hanno segnato solo i portieri oltre a Palacios che però non ha giocato l'intera stagione, quindi non si è mai visto. Dal punto di vista arbitrale ci chiedono in chat di Milinkovic-Savic non può essere espulso il portiere per quel rigore lì e c'è qualche dubbio sul gol annullato al Torino al 93esimo. Sì, beh, è stato dato un fallo di Masina precedente al tiro su Aslani, nulla di clamoroso, però classico fischio che si vede in Italia. Sul rosso al portiere no, perché il portiere fa un intervento genuino, cioè cercando il pallone, e credo l'abbiano ammonito, cioè se non l'ha ammonito forse lì c'è Sì, l'errore. sì, sì. Ecco, come Cubarsì di martedì, di mercoledì, più o meno il ragionamento è quello, doveva essere ammonito perché sarebbe da cartellino rosso, ma essendo in area, quando l'intervento è genuino, cioè andando a cercare il pallone, c'è la depenalizzazione e quindi si scala di una, diciamo, la sanzione, quindi in questo caso cartellino giallo giusto. Bravo Taremi lì perché gli fa proprio una finta all'ultimo, gli sposta il pallone e si fa travolgere. Chiudiamo qua allora la nostra clip. Nei commenti voglio sapere i vostri top 3 in campo e voglio sapere anche un voto alla partita di Zielinski, visto che lo stavamo discutendo in live. Voglio leggere la vostra valutazione sulla partita di Zielinski. Vi invito a cliccare sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto
e vi aspettiamo nel club di Passione Inter per il post partita, le chiamate del lunedì e tutti i contenuti esclusivi della nostra community che supporta il nostro progetto. Mi raccomando, quindi www.passioneinter.club.